Ciao e benvenuto! Oggi vorrei parlarti della mia esperienza a Lucca Comics and Games del 2022. Allora, premetto subito che sono stata soltanto lunedì 31, quindi già mi aspettavo che ci fossero meno cosplayer, e ho girato sulle mura in generale tra la zona dell'area della fontana dove c'è il ritrovo dei cosplayer e la zona ex Japan dalla quale dovevano partire le sfilate. Devo dire la verità, sono rimasta abbastanza delusa. Avendo frequentato dal 2015 il Lucca Comics, partecipando tutti i giorni, sinceramente quello che ho visto questo lunedì non mi ha fatto impazzire e adesso ti spiegherò perché. Però prima ti devo far capire un po' chi sono e come la penso, perché altrimenti non avrebbe senso. Detto questo, spero che comunque tutti si siano divertiti perché il cosplay è divertimento. Però le mie idee sono un po' diverse. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e già questo ti dovrebbe far capire un po' come la penso, cioè penso che il cosplay oltre ad essere divertimento sia anche creatività, sia crescita, sia un insieme di valori che non è il solo vestirsi da un personaggio e interpretarlo. Per me cosplay è un momento di crescita, è un momento di socializzazione, è un momento di aiuto, è un momento in cui si imparano nuove abilità, è un momento in cui si hanno soddisfazioni, si affrontano sfide e a volte anche fallimenti, ma dai fallimenti spesso nascono grandi soluzioni e la cosa più importante è non arrendersi mai. Divertirsi è molto importante, sì, assolutamente, ma per me è importante altrettanto la crescita. In più, una cosa che per me, Veronica, è molto importante è la sostenibilità, che con questo hobby va un po' a fare a cazzotti, ne sono pienamente consapevole, però ci sono delle scelte che si possono fare per rendere questo hobby più sostenibile possibile e poi nel resto della nostra vita quotidiana possiamo fare molte scelte che ci permettano comunque di avere un cuore più leggero nonostante la consapevolezza che non è un hobby sostenibile, cioè diciamocelo chiaramente. Detto questo, allora cosa è successo? Io ho girato tanto, nella speranza di vedere qualche cosplay super particolare, qualche cosa, cioè mi rendo conto che principalmente sono il sabato e la domenica, e riflettendoci ho detto, boh, magari sarà perché il palco l'hanno messo lontano e quindi, boh, sulle mura non c'era tanta gente. Comunque io di cosplay fatti artigianalmente, fatti in casa, ne ho visti veramente pochi e mi ha pianto il cuore, quindi mi è dispiaciuto. E questo non perché ci fossero pochi cosplayer comunque lunedì, cioè ce n'erano tanti, ma tanti. Il fatto è che principalmente c'erano vestiti di origine asiatica di basso costo, tutti uguali, fatti con lo stampino, con gli stessi materiali, di bassissima qualità, e a me piange il cuore tutte le volte che li vedo perché appunto in quei costumi io non vedo un valore, cioè mi fa piacere se chi li indossa si diverte, ma io vedo tutto ciò che c'è dietro. Parliamo della produzione di un costume in Asia per una moda e questo vale anche per l'abbigliamento, quindi cioè, ma il costume è una cosa ancora peggiore secondo me perché spesso e volentieri quei costumi vengono indossati una o massimo due volte, quindi allora c'è una fase di progettazione che quella è relativamente inquinante. Comunque viene fatto il prototipo, poi viene stampato, cioè viene prodotto industrialmente, quindi ne vengono prodotti migliaia e migliaia, e poi vengono commercializzati, distribuiti, trasportati in tutto il mondo, e già questo, soprattutto se fatto in paesi in cui non c'è il rispetto per l'ambiente e il rispetto per il lavoratore, diciamo che comincia a scricchiolare. Ok, siamo arrivati alla fase di me lo metto. Va bene, una volta che uno se l'è messo questo costume, poi lo deve smaltire in qualche maniera e va nell'indifferenziata. In tutto questo, se un costume è passato di moda e c'è un magazzini di invenduto, quei costumi vengono buttati via. Quindi perdonatemi se non posso gioire quando vedo dei costumi realizzati con questi principi. Per me è molto importante vedere i costumi realizzati dalle persone con il cuore. E qui vorrei fare le menzioni dei costumi che mi hanno colpito di più, che sono stati quelli di Ida della Casa del Gufo, fantastico, se non l'avete visto guardatelo perché l'ho trovato fantastico e molto attuale come argomenti. Poi ho visto una coppia da Avatar The Last Airbender e quindi fantastici, cioè quella serie io l'adoro. Vabbè.
E poi vabbè, i Queen con I Want to Break Free vestiti come nel video, ragazzi, cioè fenomenali. Inoltre poi vabbè c'era Amy Winehouse, Elvis, tutti personaggi un po' più particolari e quelli si vede che sono stati fatti con un certo spirito. Devo dire che in questi giorni ho visto le fotografie dei giorni, insomma, di tutta la fiera e sono usciti tanti costumi che mi dispiace non aver visto perché alcuni sono stati fatti veramente molto bene o comunque si vede che c'è stato il cuore. Quindi, se ancora non hai cominciato a fare il tuo costume, sei in difficoltà e tutto quanto, sappi che tutti abbiamo cominciato da qualche parte, quindi non ti preoccupare, vai, impara, sbaglia, correggi, continua a imparare e continua a migliorare, perché il tuo costume avrà sempre un valore aggiunto, farà bene a te, farà bene a chi ti circonda e pensa che se diventerai bravo, veramente bravo in qualcosa, tu sarai una di quelle persone che tramanderà le conoscenze alle generazioni future e questa è una cosa molto importante perché stiamo perdendo tutte le conoscenze che ci sono state tramandate da millenni e questo è un argomento che approfondirò più avanti perché mi è molto caro e ho già pensato a delle iniziative per cercare di risolvere partendo in piccolo ma con grandi progetti in futuro, quindi ti ringrazio per essere stato con me, ti saluto e ti auguro una buona giornata e tanta creatività. Ciao!